Ciao e ben ritrovato amico del Buddha e del buddismo. Prima di cominciare l'intervento di oggi, come sempre lasciami ringraziare tutti coloro che ci sostengono attraverso Patreon o attraverso delle donazioni al sito o acquistando le nostre pubblicazioni. Mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e ricordati di mettere mi piace, ovviamente se il video ti è piaciuto, così almeno l'algoritmo non ci nasconde. Ma entriamo subito nell'argomento di oggi. L'argomento di oggi è molto importante. L'argomento di oggi parla di libertà. Allora, basta parlare di schiavitù e tutti, proprio tutti, sanno di cosa stiamo parlando. Tutti conosciamo il significato della parola schiavitù. L'aberrazione umana che vuole che esseri umani privino della libertà altri esseri umani, e su questo non c'è dubbio. Tutti conoscono il significato di schiavitù, ma quanti conoscono il significato di libertà? Anche qui, tutti o quasi sono convinti di conoscere il significato di libertà, ma siamo sicuri che sia davvero così? Ci sono diversi tipi di schiavitù. Quella portata dalle catene, ma anche quella portata dalle nostre convinzioni, dalle nostre paure, che nella realtà dei fatti, sarai d'accordo con me, rendono effettivamente l'essere umano schiavo. Ora, alla luce di questo, tu come ti definiresti? Una persona libera? Molti sono d'accordo nel dire che non siamo liberi e addossano la colpa di questa nostra mancanza di libertà alla società in cui viviamo. Lo scopo di ogni cammino spirituale serio è o dovrebbe essere quello di liberare le persone dalle proprie catene, siano queste di metallo che di materia, astratta, eterea, come le nostre convinzioni. Questa è la tanto citata salvezza. Ma perché la libertà è la nostra salvezza? La fede ci hanno sempre detto che ci rende liberi, ma di quale fede stiamo parlando? In cosa bisogna avere fede per liberarci dalle catene? Quando si parla di fede, le persone tendono un po' ad irrigidirsi, o meglio, le persone che ritengono di non avere fede, di non riuscire ad avere fede, tendono ad irrigidirsi. Ma non riuscire ad avere fede in chi? In cosa? Il concetto di fede nel buddismo è molto diverso da quello del cristianesimo. Nel cristianesimo si chiede al credente di credere in ciò che non vede, in ciò che non conosce. Nel buddismo questo concetto di fede è addirittura bollato dal Buddha come pericoloso. Il credente buddista ha fede nella pratica buddista, nella visione, della vita dal punto di vista buddista. In altre parole, sa che se seguirà le indicazioni fornite dal Buddha, la propria vita cambierà. Ma questo lo sanno anche coloro che non conoscono il buddismo. Ad esempio, tutti sanno che se non ti ubriachi non possono fermarti per guida in stato di ebbrezza. Tutti sanno che se non offendi o hai un atteggiamento mite, difficilmente litighi o dai di matto, perlomeno generalmente è così. Il buddista quindi crede, al contrario del cristianesimo, in ciò che vede, in ciò che ha sperimentato e sperimenta chiaramente nella propria vita. Questa è la grande differenza che c'è fra il concetto di fede nel buddismo e il concetto di fede nel cristianesimo. Ma tu ora mi dirai, ma cosa c'entra la fede con la libertà? Per pulire bisogna vedere, o perlomeno sapere dov'è lo sporco. Ma se questo sporco lo vediamo solo e soltanto negli altri,
finisce che nella migliore delle ipotesi riusciamo magari ad aiutare gli altri a pulire, ma casa nostra sarà sempre avvolta dalla polvere. Questa, ricorda, è logica, non è filosofia. Se noi riteniamo di non essere liberi per colpa della società, questo e proprio questo ci fornisce l'alibi per continuare a non fare nulla per liberarci, e ci trasformano in un dito puntato sempre o quasi sempre verso l'esterno, verso gli altri, le situazioni, eccetera. Ricorda che quando hai solo un martello, tutto prima o poi incomincia ad assomigliare a un chiodo. Ma martello o chiodo sono due facce della stessa medaglia. Sono due espressioni chiare della nostra mancanza di libertà. Ma questa nostra mancanza di libertà non è dovuta alla società o altro, ma è dovuta alla nostra mancanza di consapevolezza. Ossia, non sappiamo di essere liberi e di conseguenza esercitiamo la nostra schiavitù. La colpa è solo nostra, della nostra mente e di conseguenza del nostro cuore. Prova a ragionarci sopra. Tu sei libero di acquistare o no le uova al supermercato provenienti da allevamenti intensivi. Quindi tu sei libero o no di contribuire alla sofferenza di questi animali. E non pensare che la sofferenza degli animali o di chi ti sta di fronte sia distante dalla tua, perché la sofferenza, ricorda, è come una nube tossica che si muove e si trasforma, proprio come tutte le nuvole che con le giuste o appropriate circostanze si trasformano in pioggia. Tutto questo ti entra dentro, attraverso la pelle, attraverso l'aria che respiri, trasformandosi chiaramente nella tua sfortuna, nei tuoi problemi, in tutto ciò che non va nella tua vita. Tu sei libero di acquistare prodotti che provengono da industrie che in barba ai diritti umani sfruttano bambini o la miseria della gente per arricchirsi ed avere così più peso. Tu sei libero di stare o di andartene da un ambiente tossico per la tua salute mentale e fisica. Tu sei libero di ascoltare o no i vari canali televisivi e fare poi come il pulcino, inglobare tutto quello che ti raccontano senza informarti. Tu sei libero di prendere tutto ciò che senti come oro colato, come la quintessenza della verità. Tu sei libero di sentirti un partigiano che lotta per la libertà infischiandotene di quella degli altri, perché basta la tua. Tu sei libero di votare, di mangiare ciò che pubblicizzano spacciandotelo per migliore. Tu sei libero anche di crederti libero. Ma fino a quando non diventerai consapevole che la colpa della tua schiavitù è soltanto tua, continuerai a parlare di libertà. E le tue parole ingrasseranno solo tutto ciò che non è giusto, tutto ciò che è sbagliato, tutto ciò che è difettoso, tutto ciò che è incompleto, bugiardo e violento. Certo, essere consapevole, tutto questo, la tua libertà ha un prezzo, perché è difficile non sapere di pesce quando vivi al mercato del pesce. Quindi devi volerlo davvero, essere libero. Devi dare del tuo, devi trasformare la tua vita e ogni trasformazione richiede impegno vero e reale, non solo quando preghi. La tua pigrizia, il tuo menefreghismo ti rende schiavo, non la società o altri. Questa è la tua colpa e queste sono le tue catene. In altre parole, se il mondo va come sta andando, la colpa è tua. Il buddismo, quello vero, ha come centro la consapevolezza. Perché? Perché la consapevolezza
è la causa della tua libertà. Questo è il buddismo che amo e ciò che ha insegnato il Buddha. Ciao, a risentirci alla prossima.